Ciao a tutti, amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Scorpione, tendenze energetiche affettive per la seconda parte di settembre. Abbiamo il sole e l'appeso. Ragazzi, è come se ci fosse un periodo dove volete esplodere, però in realtà o questa esplosione, questa voglia di fare, questa possibile chiarezza mentale, ehm, vi dà la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista, o per qualcuno potrebbe fare riferimento al fatto che c'è qualche cosa che ha a che fare coi figli. Ovviamente non è per tutti nel caso non abbiate figli, è più forse la prima versione. Andiamo a vedere però nello specifico con i tarocchi di che cosa si tratta. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se voleste completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per capire come integrare questi tre oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione del video trovate il mio indirizzo email che trovate anche qui e che trovate anche nelle info del canale. Sempre nella descrizione poi ci sono anche altri link a video che potrebbero essere utili. Ok, come non detto, sembrava che volesse uscire una carta invece no. Per chi fosse single, ragazzi, ho già pubblicato anche le letture per i single e potete integrarle con questa lettura. Trovate sempre tutto nelle playlist. Allora abbiamo un 6 di coppe, un re di bastoni, un 2 di denari, un 6 di bastoni, un 6 di pentacoli, il giudizio e il papa. Avete ben 3 6. Allora ragazzi, il 6 di coppe fa riferimento, visto che comunque c'è anche il sole, fa riferimento a sentimenti genuini, a qualche cosa che è pulito. Si parla sicuramente di una relazione perché abbiamo anche un re di bastoni che potrebbe rappresentare la vostra persona di interesse, potrebbe anche essere una persona con la quale avete una relazione da lungo tempo. Però con questo 2 di denari al contrario è come se non aveste più voglia di, mi viene da dire di giocare, non aveste più voglia di essere tra due fuochi, mi viene quasi da dire. È come se qualcuno qui sentisse il bisogno di uscire alla luce del sole, di essere riconosciuto. Andiamo a vedere, ripartiamo dal 6 di coppe. Altri due arcani maggiori, perché qui ce ne sono due. Abbiamo il mago e la forza. Ragazzi, io credo che qui si debba un po' uscire da quello che è il romanticismo, perché qua vi dicono che è ora di agire. O qualcuno, insomma, sta agendo, adesso dipende a voi quando risuoni la lettura, perché sapete che la lettura in base alla decade di nascita può risuonare prima o dopo. Però è come se qualcuno avesse cercato il coraggio, stesse cercando il coraggio per fare un passo, per fare un movimento. Il mago parla anche di leggi di manifestazione, quindi magari qualcuno sta cercando di manifestare, perché no? Proprio questo re di bastoni. Andiamo a vederlo. Quattro di spade e fante di pentacoli. Ragazzi, con questo 4 di spade c'è qualche cosa che dovete guarire. Credo che sia un ridimensionare l'altra persona, perché giustamente come vi dicevo qui c'è una sorta di romanticizzazione,
Cerchiamo di non romanticizzare troppo determinati gesti, mentre invece magari non si dà importanza ad altri gesti. Qui c'è un 2 di pentacoli, bisogna trovare l'equilibrio nel mezzo. Andiamo a vederlo questo 2 di pentacoli. Diavolo, carro e temperanza, 3 arcani maggiori. Sì, ragazzi, vi sento incastrati in una situazione. Tenete presente che quando c'è il diavolo è una schiavitù di tipo mentale, è una schiavitù volontaria. E qui c'è qualcuno che non si muove, che non va verso l'equilibrio, come vi dicevo già prima. È come se doveste togliervi dalla testa certe idee romantiche del passato. Perché comunque avere questo tipo di... è come se fosse un periodo di fermo, di diciamo riposo forzato, mi viene da dire, perché non sapete come muovervi, non sapete come uscire da questa situazione. Il punto è che credo che non sia, cioè, come vi posso dire, che sia ora di muoversi da questa situazione, perché come vi dicevo all'inizio, secondo me per qualcuno la si sta portando avanti da molto tempo. Andiamo avanti col 6 di bastoni, asso di coppe, tre di bastoni, asso di bastoni, 7 di coppe. Guardate ragazzi, io qui ho come la sensazione che abbiate bisogno che qualcuno vi dica quello che prova o che fa, cioè che faccia qualcosa. Però vi dico che per voi qua è un po' come avere la chiarezza mentale in questo periodo. Cadranno le illusioni, ragazzi, cadrà quel romanticismo che avete dato alla situazione o alla persona. E non è negativo, perché poi si va verso l'equilibrio. Il fatto è non idolatrare qualcuno, non mettere qualcuno sul piedistallo, non vederlo così grande, onnipotente, solo perché magari in quel momento vi dà quello di cui voi avete bisogno, perché magari poi ci sono altre cose che non vi dà, ci sono altre cose che vi fanno sentire schiavi, che vi fanno sentire vincolati, che vi fanno sentire condizionati. Andiamo a vedere il 6 di pentacoli. Morte e 7 di pentacoli. È come se qui iniziaste a fare qualcosa, ragazzi, perché ho due carte che normalmente parlano di pazienza e di attesa, che sono al contrario. Quindi è come se sento che friggete, come vi dico. Avete impazienza di uscire da questa situazione, avete impazienza di portare l'equilibrio, di concretizzare, di avere il giusto spazio all'interno di questa situazione o di questa relazione. C'è da tagliare certi atteggiamenti con la morte. Vi dico che potrebbero essere proprio i condizionamenti mentali su come muoversi, su cosa fare, su che direzione dare alla vostra relazione piuttosto che alla vostra vita. Andiamo a vedere il giudizio, perché il giudizio è una carta di risveglio spirituale, ma anche una carta di chiamata, che può essere sia spirituale, ma anche telefonica. 6 di coppe nuovamente e re di bastoni nuovamente. Wow! Ragazzi, verso fine mese potrebbe arrivare quella chiamata che state aspettando, quell'incontro che state aspettando. Oserei quasi dire quella proposta che state aspettando, ma insomma, andiamo a vedere il Papa.
5 di pentacoli, sole nuovamente e fante di spade. Ragazzi, nonostante tutto quello che potrebbe succedere qui, quindi appunto questo bisogno di pulizia da idee romantiche che avete sulla relazione o su una persona in particolare, e per qualcuno vi dirò che potrebbe anche essere un padre, perché abbiamo 2 volte il sole fa riferimento ai figli. Quindi per qualcuno si può trattare di una situazione familiare tranquillamente, ognuno di voi ha dati la lettura alla propria realtà, però la questione qui è che appunto bisogna lasciare indietro questi condizionamenti. Tenete presente che uno dei condizionamenti qui potrebbe essere proprio l'essere riconosciuti, cioè quando, quando siamo insicuri con una persona o con un determinato tema, abbiamo bisogno che qualcun altro ci dica che siamo sulla strada giusta. È come se il nostro ego avesse bisogno di essere riconosciuto. Vi dico ego perché c'è il diavolo qui. Allora, non vi preoccupate perché il riconoscimento che state aspettando arriverà, ok? Il Papa è una carta di ufficializzazioni, è una carta anche che parla di spiritualità e vi dirò, avendo qua comunque il giudizio, può essere che qui qualcuno abbia bisogno o si rivolga a una guida spirituale che possa curare il proprio bambino interiore. Perché comunque qua, ragazzi, non vi nego che c'è un 5 di pentacoli ed essendoci anche la carta del diavolo, ci potrebbe essere una sorta di dipendenza affettiva o di immaturità emotiva che causa, diciamo, questa visione un po' troppo romantica della situazione. È un po' come mettete i piedi per terra, rendetevi conto di qual è veramente la realtà. Non andate, non sognate troppo in modo astratto, diciamo. Qui ho come l'idea che qualcuno si avvicinerà, ripeto, o a una guida spirituale, che non è detto che debba essere una persona, può anche essere un libro, per esempio, un canale di YouTube, un podcast, qualche cosa che vi faccia, diciamo, lavorare la mente, che faccia crescere lo spirito. Con la conoscenza si espande la coscienza, ok? Quindi più si sa, più si comprende, più si riesce a essere anche compassionevoli, perché si capisce. Va bene, andiamo a vedere una fatina. Wow, purezza, che è un po' la stessa energia che sento qua con la carta del sole, Questa carta vi dice di praticamente di avere fiducia in quello che è il vostro cuore, quello che il vostro cuore sente, ok? Perché tutte le risposte che voi state aspettando sono proprio all'interno del vostro cuore. È un po' come il mettetevi in ascolto perché arriva la chiamata divina, arriva l'illuminazione. Ragazzi, per qualcuno qui può essere una chiamata che arriva da una persona che conoscete da tanto tempo. Secondo me è una persona con la quale non c'è stato niente, anzi è molto forte il fatto che potrebbe essere un amico o un'amica che magari rivedete. Io credo che qualcuno lo stia già manifestando in realtà, quindi sapete di chi state parlando, cioè di chi sto parlando. Però potrebbe essere che una persona si fa viva dopo tanto tempo, questo ve lo dico. Fatemelo sapere poi eventualmente nei commenti come vi risuona, ragazzi. Si va verso l'equilibrio comunque, state sereni, avete solo bisogno di prendervi un attimino per, diciamo, curare il vostro bambino interiore, però arriverà la comprensione, arriverà. Tenete presente anche che il giudizio è la carta della rinascita, ok? Quindi aspettate fine settembre, inizio ottobre. Eventualmente riascoltate la lettura dopo un po' di tempo. Bene, amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile per capire come navigare le energie nel prossimo futuro. Se avete piacere potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, potete commentare. Ogni tipo di supporto per me è importante e di fatto ringrazio le persone che supportano continuamente il canale. Potete anche eventualmente fare una donazione o abbonarvi al canale. Ci tengo a fare una precisazione. Allora, per quello che riguarda il percorso individuale che sto proponendo, è un percorso sulle credenze limitanti, cioè va a lavorare le credenze limitanti, ma è una parte di tutto quello che tratto nella sezione degli abbonamenti. Lì tratto temi di metafisica, temi un po' più densi per chi vuole iniziare a fare un lavoro su se stessi, ok?
Bene, questo è quello che avevo per voi. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!